Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Con questo video progetto vi voglio far presentare di nuovo un punto che ha avuto molto successo. Parliamo di un punto a V in rilievo, quindi sembra quasi 3D. Adesso ve lo faccio vedere, guardate, sia da una parte che dall'altra. Voi l'avete conosciuto con il shell gigante 3D, che è un shell dove si inizia con un punto e si va a sviluppare tutto il progetto, molto semplice ma molto bello. Mi avete chiesto la versione lineare, quindi la versione in cui avete il multiplo con il quale riuscite a creare di tutto, quindi dalle giacche, cardigan, alle maglie, alle sciarpe, cappellini, borse, però mi raccomando lì tenete presente che vi serve un filato che sia resistente. Bene, io adesso vi ho fatto già un campione per vedere l'effetto finale, ok? Dopodiché lo andremo a lavorare con questo colore per vedere l'esecuzione. Intanto il filato, che voi non lo conoscete, è il fluffy, scusate, grigio, e a 50 grammi il gomitolo, questo qua però sono uguali, quindi questa è la versione azzurro, e abbiamo il 60% di merino irrestringibile e 40 di top acrilico, sono circa 150 metri. Bene, vediamo il punto come si sviluppa, poi il materiale insomma lo trovate sempre sul sito di Filati Discount. Per sviluppare questo punto abbiamo bisogno del multiplo di 10 più 7, quindi caricate tante volte 10, 10, 10 fino ad arrivare più o meno alla misura che desiderate, più 7 catenelle. Quindi semplicemente caricate una catenella che abbia questi numeri. Quindi io adesso vado a fare 37 catenelle, dopodiché andiamo a sviluppare il punto. Le catenelle le fate normali, che non siano né troppo strette né troppo larghe. 3, 4, 5 e così via. Questo è un punto molto vaporoso, quindi io utilizzo un uncinetto molto più grande, però dipende sempre da quello che andate a creare, perché se dovete creare una borsa, come ho detto prima, vi serve un filato molto sostenuto. Adesso io vado a caricare 37 catenelle per il mio esempio, che è come questo, dopodiché ognuna se lo sviluppa in base a quello che deve creare. Dopo aver caricato 37 catenelle, che sono queste, ne facciamo un'altra per iniziare il lavoro, quindi una. Entriamo in quella precedente, quindi nella 37, facciamo un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, quindi una maglia altissima. Caricate 2 volte, saltate 1 e 2, nel terzo punto di base andiamo a fare un ventaglio formato da 5 maglie altissime, quindi la prima, la seconda, la terza, quarta e quinta. Adesso caricate sempre 2 volte senza catenelle, senza nulla, e contiamo 1, 2, 3, 4, 5. Nel quinto punto di base andiamo a fare una maglia altissima. Vedete? Adesso caricate senza catenelle, senza niente, contate sempre 5 punti, quindi partite da quello appena lavorato, quindi 1, 2, 3, 4, nel quinto punto andiamo a fare un ventaglio formato da 5 maglie alte. Questo è il lavoro che dovete fare per la prima riga. Io mi porto avanti e ci ritroviamo a chiudere la riga. Dopo l'ultimo ventaglio andiamo a fare la maglia altissima per concludere la riga. Questa maglia altissima non riguarda il punto intermedio, bensì ci aiuta a tenere dritto il pannello. Faccio vedere. In pratica stiamo parlando di queste maglie altissime qui e qui.
all'inizio e alla fine della riga. È normale che essendo un punto lavorato a rilievo tende a stringersi, però le misure sono uguali identiche, basta che li mettete sul piano e lo allargate come notate. Ora c'è da ricordare quindi che qui all'inizio si lavora subito dopo 2 punti e alla fine si finisce subito dopo 2 punti di base, invece quelli intermedi sono 4. Iniziamo la seconda riga con un punto basso, 1, 2, 3 catenelle che ci fungono da maglia altissima. Adesso noi dobbiamo andare a lavorare qui in mezzo, quindi questi due li dobbiamo lavorare come catenelle, quindi ne facciamo altre 2. Quindi per questa riga il totale è un punto basso e 5 catenelle. Carichiamo 2 volte, quindi 1, 2, saltiamo, andiamo in quello intermedio, andiamo a fare la maglia altissima. Caricate subito e andiamo a lavorare su questa maglia il ventaglio a rilievo, quindi notate, non sono andata a lavorare qui ma da sotto, e tutte le 5 maglie altissime sono lavorate da sotto. Carichiamo, andate da sotto, quindi così, oppure lo tenete in questa maniera e fate le 5 maglie altissime. Adesso caricate senza catenelle, 1, 2, andiamo nel punto intermedio e facciamo la maglia altissima. Caricate, andiamo a fare il prossimo ventaglio, questo fino alla fine della riga. La seconda riga è questa, adesso la andiamo a concludere, quindi facciamo le 2 catenelle che sono le stesse iniziali, quindi abbiamo l'inizio e il fine uguali, quindi sono simmetrici. Carichiamo 2 volte, andiamo a concludere qua sulla maglia altissima, entrate magari così che non si allarga troppo, facciamo la maglia altissima, giriamo il lavoro, iniziamo con un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, caricate 2 volte, andiamo a lavorare proprio qui sopra la maglia altissima. Eccole qua. Quindi questa riga, la terza, è uguale alla prima, perché i nostri ventagli ogni tanto si spostano, anzi ve lo faccio vedere sul lavoro finito. Vedete, questo è il primo che è uguale a quello della terza riga, perché loro si spostano in base alla maglia altissima. È molto facile. Bene, prima di concludere il video vi voglio dire anche una cosa molto importante. Se dovete lavorarlo in tondo, il multiplo sarà 10 e non 10 più 7, perché noi andiamo sempre a chiudere, ok? Molto facile, come ho detto prima, e anche molto versatile. L'unica cosa, insomma, divertitevi, e poi mi raccomando, se pubblicate qualcosa taggatemi come sempre. Vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo video progetto.